Ho preso la 56 in Drag Queen. La 56 in via Padova. È stata un'esperienza molto traumatica in cui effettivamente una persona mi ha cominciato a inveire. Pronto? Ok. Allora, la domanda è: c'è qualcosa che avresti voluto fare ma non hai mai fatto per paura? Sì, Sorpriamo la domandona. iniziamo leggere comunque. Esatto. Grazie, telefono. Tendenzialmente ho sempre cercato di appianare questa cosa provando tutto quello che volevo provare, volevo fare tutto quello che volevo fare. Forse la pena più grande che ho è aver non saputo essere pienamente me stesso con i miei genitori. Diciamo che i coming out potrebbero essere stati forse un po' troppi, prima come persona gay, poi come persona bisessuale, la parte non binaria e tutto il discorso dell'identità di genere non ho mai saputo affrontarla con i miei genitori. Questo forse è qualcosa che ho ancora sul groppone. No, io in realtà, cioè, ciò a cui penso è un po' la mia adolescenza, perché io non l'ho vissuta come una persona queer. Ho fatto coming out all'università, primo anno di università, e per tutta la mia adolescenza mi sono sentita un po' sbagliata, un po' diversa da tutti gli altri. Ho vissuto delle relazioni eterosessuali andate molto male, entrambe, e questo è un po' ciò di cui mi pento e ciò che non ho fatto per paura di quello che stavo sentendo in quel momento. Io mi ritrovo molto in quello che racconti, anche se sono un po' più grande, però effettivamente anch'io ho, come dire, tenuto molto a freno quello che sentivo durante l'adolescenza e a 18 anni ho fatto coming out, però comunque tutta quella parte prima del, se vuoi, liceo, la scuola, è sempre stata molto sopita, è come se avessi messo in una scatola quella parte e l'avessi messa in un punto del cervello in cui non disturbava. E sono cresciuto in un contesto molto piccolo, un paesino in campagna in Veneto, quindi l'idea di essere gay era qualcosa di difficile da gestire. Poi, grazie a soprattutto internet, ho iniziato a conoscere che c'erano altre strade, altre persone. Internet serviva per andare a cercare la tua comunità e a volte la trovavi un po' sotto traccia, un po' nascosta, per cui mi ricordo che io avevo questo forum dedicato alle Spice Girls in cui Davvero bellissima era questa bellissimo, storia. e in cui di fatto ho conosciuto tantissime persone gay Bello. e siccome eravamo tutti molto giovani era anche un modo proprio per conoscersi e fare coming out, e era un po' qui posso dire questa roba, non è così strano. Quello mi ha aiutato poi a dire ok, devo fare questo passo, e quindi ho stappato la cosa a 18 anni. No, io mi ritrovo molto anch'io nel discorso dell'adolescenza, però penso che la paura, nel mio caso, mi abbia costruito un muro, diciamo, di buio per non vedere quella che ero e che sono, mentre tutte le altre persone vedevano chiaramente, fin da piccola, cos'era la mia natura e cosa sono io. Però in Sicilia, diciamo, nonostante che puoi avere un contesto così familiare, diciamo, fortunato, poi ti scontri per strada con una realtà che invece ti porta a chiuderti. E anch'io la mia adolescenza l'ho passata in una stanza. La mia femminilità era un sogno, un disegno, una poesia, una cosa oltre la realtà, perché non potevo viverla. I riferimenti culturali delle persone trans erano degradanti, molte volte erano anche confusi, e anche per strada quello che vedevi era sempre una forte marginalizzazione, quindi la paura è diventato un blocco che mi ha rallentato, però mi ha permesso forse di avere il mio tempo di fioritura, perché penso anche a questo, cioè nel senso non è che tutto è sprecato perché avevi paura, ma ti sei dato il tuo tempo, che è importante, penso. Pronto? È complesso. Ok.
Già ho paura io. Anch'io, infatti. La paura torna. Hai un episodio che vuoi raccontarci, un episodio specifico in cui hai avuto paura? Il più recente è stato quello in cui ho finalmente ho detto, se sei una persona veramente, sai il famoso detto, se sei un uomo fai, se sei veramente una persona non binary, fai e estrapola questa tua femminilità. E inizia con un mondo drag queen. Ho preso la 56 in drag queen. La 56 in via Padova. È stata un'esperienza molto traumatica in cui effettivamente una persona mi ha cominciato a inveire fissandomi negli occhi e non capivo, però sapevo che era diretto verso di me e non erano belle parole. E quindi in quel momento ho forse un po' sofferto proprio il discorso dell'aver portato la me stessa fuori e in un contesto che forse non era adatto, forse era una giusta prova che dovevo fare, non lo so, ma in quel momento ho detto, mo che faccio? Gli rispondo? Perché non sono una persona sicuramente tranquilla, non gli rispondo, faccio finta di nulla, sorridi. Ho risolto così, però non so se... Hai risolto sorridendo? Sorridendogli, un po' spezzante, però non controaggredendo. Forse perché avevo un po' di timore, non sai mai la persona come può reagire. E le altre persone intorno? Zero, facendo proprio del tipo, non sto vedendo quello che sta succedendo. Oddio, Strano. oddio, ci sono i caprioli fuori. Strano. Mi spiace. Io e la mia prima fidanzatina qua a Milano stavamo facendo una passeggiata, ci facevamo ogni tanto, ci inizia a seguire un ragazzo, ma ci ha seguito quasi fino a sotto casa. Ho detto, ora chiamo qualcuno, che cazzo dobbiamo fare? Poi però a una certa è scomparso nel nulla, quindi ce lo siamo levati di torno, non so come, ma avevo il cuore in gola. E una cosa che mi capita molto spesso come donna lesbica è comunque ricevere tantissima sessualizzazione intorno al rapporto che ho con un'altra donna. Milano sembra una città molto aperta, molto avanti, però in realtà io qua non mi sono sentita mai così tanto sicura, devo essere sincera. Ho vissuto da un lato con estrema gioia, perché è normale, la femminilizzazione del mio corpo, l'aumento dei capelli, la crescita dei capelli, la crescita del seno, cose che comunque dovrebbero darti soltanto gioia, euforia, ma in realtà questo si accompagna ad aumentare una costante sorveglianza di quello che ti è attorno alle 10 del mattino con 40-30 persone accanto, molestie, persone comunque che mi hanno seguita, persone che mi hanno seguito fino al portone, persone che ho dovuto spingere fuori dal portone di casa. Anch'io nei mezzi pubblici non ho ricevuto nessun aiuto e mi ricordo di una volta di un treno che io ho chiamato proprio il capotreno mi ha detto puoi scendere dal treno? Io ho detto io devo scendere dal treno. Ho trovato anche solidarietà molte volte in alcune donne che anche con alcuni sguardi ti avvisavano di certe cose e questo tipo mi ha fatto sentire meno sola, però penso che sia ancora un problema che riguarda tutto ciò che è femminile o comunque queer e che vada affrontato. Quando sento queste cose mi ricordo il mio privilegio di maschio e quindi a volte probabilmente non comprendo pienamente quello che vivete, però sicuramente quando tu citavi il tema della sorveglianza, l'allarme, Sì. io ho quell'allarme dentro di me lo stesso come uomo gay, Certo, certo. Io faccio fatica a tenere Certo. per mano il mio compagno Certo. in strada perché ho sempre l'impressione che qualcuno mi stia per guardare male o per fare peggio, no? Certo. E questa cosa qua ho cercato anche di analizzarla e di buttarla via, però purtroppo è lì. E quindi quando lo faccio la sento. Pur essendo una persona che sta al CIG, Certo, visibile, libero, però sì. quella cosa lì è incredibile, come non se ne vada. No, è vero. Ma anzi, secondo me quando fai attivismo forse non solo ti porti il tuo percorso, ma porti un po' anche il percorso delle altre persone. Cioè ti rendi conto molto di più del mondo in cui viviamo e quindi assorbi un po' della bontà ma anche della negatività, assorbiamo un po' le storie delle altre persone.
e quindi forse questo può essere anche un... Non ci avevo mai plus, un pensato, bonus. però è Vero, vero. interessante. Il telefono è morto. Ah, ecco, l'hai chiamato. Pronto? Ok. Cambio pacco. Una cosa che non ho più paura di fare o di dire. Questa io ci devo pensare veramente Perché magari sono è anche tante le complessa. cose, no? Sì. Sono tante. A me, per rispondere alla domanda, una cosa che mi viene in mente è tutto il legame col mondo dello sport. Certo. Cioè il fatto di non dover pensare a oddio, aspetta che quell'argomento non salti fuori perché sennò chissà. Cosa pensi? Anzi, farne quasi un motivo di Bello. orgoglio. Poi vabbè, a Milano abbiamo tutto il lavoro di Pride Sport Milano che fa un sacco di cose, però al di là di quello in generale è una cosa che mi riconosco, che magari che ci si è negati, no? Pensando anche, in effetti io mi sono negato quegli ambienti per anni, da più piccolo, perché erano ambienti che percepivo insicuri, però è una cosa che riconosco, hai fatto un passo e la paura non esiste più lì. Alcuni ambienti sportivi un po' sono, però si cerca di farli evolvere. Però magari c'è certo macismo, magari esiste ancora, però tu hai il tuo posto e nessuno ti muove da lì. Cioè forse anche questa è la differenza, che essere adulti ti porta ad acquisire delle consapevolezze che magari giustamente nella crescita non hai. Per le persone trans è un pelo tanto complicato il discorso sport. Ecco, quella è una paura che dovrei vincere. Perché io adoro nuotare. Ecco, mi ha dato uno spunto, tipo lo metto lì un post-it da fare. Di ragionare. Sì. Grazie Ale. Ci sarà. Pronti? Alleggeriamo un po'. Ah, meno male. Grazie. Il tuo collega preferito? Esatto. Cosa hai mangiato ieri? Ok, grazie. Se potessi realizzare un desiderio, quale sarebbe? Io questo ce l'ho proprio veloce. Se ce l'hai, vai. Velocissimo. Io Super. lavoro nel mondo dell'arte, Ah, che bello! che è un ambito che a me piace tantissimo. Una mia idea, quando avrò i soldi per farlo, è creare uno spazio espositivo per artisti queer. Wow. Cioè proprio uno spazio dove ci siano Che degli bello. artisti che possono sentirsi rappresentati e renderlo proprio un punto di ritrovo anche per la comunità. Prima o poi spero di poter fare questa cosa. Veramente Facciamolo. bello. Facciamo il CIG. sì. Se bisogno, Magari riusciamo a sì, farlo. è bellissima Sì. come idea, cioè veramente bella. Il mio sogno è quello che le persone trans non sentino tutta questa distanza e questo lente di ingrandimento addosso quando vanno da un terapeuta, uno psicologo, ma semplicemente che si vada in uno spazio d'ascolto che sia semplicemente uno spazio d'ascolto, senza dover dimostrare niente a nessuno, senza dover riuscire a raggiungere il foglio X, il documento X. E per questo cerco di studiare, ci provo, discipline psicosociali. In realtà ancora oggi la salute mentale è un privilegio, è una cosa di cui anche lì la mettiamo da parte perché tanto è una cosa o troppo intima o troppo strana, ma in realtà è una cosa che riguarda tutte le persone, fa parte delle persone, è naturale prendersi cura anche di ciò che non vediamo ma che è dentro di noi e che vorrei tanto che fosse così per tutti. E anche per le persone trans che hanno questo faro addosso puntato quando si parla di psicologo. Invece no, vado allo psicologo, easy. Abbiamo un bel programma. Votateci.